inside this time. He's for the first time. He tries to go around the outside. It's worked. No. Haga responds. Work, his back's already moving. I bet they're going balmy. Look at that. That was so tight. Just so easy. Sì, non ci sono più i piloti e le moto di una volta. Tutte le mattine, quando sorge il sole. Guarda, ho 1 miliardo... Miliardi, ma che dico miliardi? Milioni! ...di problemi di elettronica che non hai nemmeno un'idea. Ah, ma se sistemi l'elettronica togli almeno 2 secondi, forse 3, anche 4. Lo so, però oggi per fortuna ho la XYV e oggi faccio il tempone. Ah sì, quella è una bomba vera. Ma il blipper ce l'hai? No, quello no purtroppo. Ah, vabbè dai, almeno una mappa di freno motore decente. Basta. Oggi con questo video voglio raccontarti perché ho deciso di prendere una moto vecchia, sbriciolarla in pezzi e rifarla per allenarmi. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo e ti racconto tutto dopo la sigla. Lasciando la lagnosa storiella del pilota che non ha sponsor per correre, e vi ringrazio perché siete in tanti a guardare i miei video e nei commenti a scrivere: ma perché Edo non corre più? Ma Edo dove corre? Edo non corre perché non ha sponsor. Però siccome sono veramente appassionato di moto e di corse, ho deciso di comprare una moto per allenarmi ed essere pronto qualora si presentasse l'occasione di poter tornare a correre. Oltre alla bici da corsa, alla moto da cross, alla palestra, sentivo il bisogno di avere una moto da corsa di grossa cilindrata per potermi allenare e replicare poi quello che facciamo alle gare. Quando ho pensato a questa cosa, avevo da poco iniziato a fare YouTube, mi è subito balzata l'idea in mente di fare una serie dove avrei sistemato la moto, perché ovviamente, come dice il titolo, che non è clickbait, sapevo che non sarei andato a comprare una moto nuova. Prima ancora di avere la moto, sondo il terreno e comincio a parlare con le aziende con le quali lavoriamo alle corse da un sacco di anni con BR Corse, chiedendo se mi avrebbero dato una mano nell'allestire questa fantomatica moto, e devo dire che le risposte sono state veramente positive e così ho deciso di procedere. La scelta della cilindrata 1000 viene dal fatto che per allenarsi ci vuole qualcosa che replichi quello che poi si farà in gara, e cosa meglio di una potente 1000 vecchia e datata senza nessun tipo di controllo elettronico? Nel mondo amatoriale ormai c'è la credenza che se non si ha la moto all'ultimo grido, la gomma super soft, l'elettronica più sofisticata, non si possa andare decentemente. Con questa serie ti accompagnerò nel percorso che ho fatto dall'acquisto della moto fino a girare in pista, facendovi vedere che le cose più importanti sono altre. La moto che ho acquistato è questa, una Yamaha R1 2004, una delle prime ad iniezione e a vantare soprattutto l'importante rapporto peso-potenza di 1 a 1, ovvero 180 cavalli, 180 kg. Ovviamente non c'è nessun tipo di controllo e la cosa più sofisticata che c'è è l'orologio. Con questa moto ci hanno corso nel campionato del mondo Superbike nel triennio 2004-2006 nomi del calibro di Doriano Romboni, Noriki Aga, Norifumi Abe, Gramigni, Roccoli, Viziello, Andrew Pitt e tanti altri ancora. Quando ho avuto questa idea non sono stato nemmeno a cercare la moto e ho cercato subito questa perché ho avuto modo di guidarla in passato e sapevo che fosse un'ottima moto. Parte la ricerca e come fanno tutti, subito.it, moto.it, tra gli amici spargo la voce. Sono qui con Sting, stavamo disquisendo del profilo del cupolino della mia R1. Com'è il cupolino, Sting? È quello col muso così. E alla fine ne trovo una a Prato ed è di questo ragazzo di nome Gianni. Il motore ha 15.000 km e Gianni è un amatore con pochissimo tempo da dedicare alla moto, infatti la moto è abbandonata nel suo garage. È tutto abbastanza provato, trasmissione da fare, gomme da cambiare, cavi dell'impianto elettrico dappertutto e una marea di sporco, una marea, però mi piace, quindi la carico e la porto a casa, o meglio qui nel capannone nella nostra sede di BR Corse. 3.000 euro e la moto è mia. Comincio a smontarla e capisco che di lavoro da fare per rimetterla in forma ce n'è
fin sopra i capelli. Siamo a luglio ed inizia il mondiale Superbike e come avete visto dalla serie, con Team BR Corse siamo stati via tanto. Spagna, Portogallo, Francia, viaggi interminabili e con backpack che vola oltre ogni aspettativa. Appena torno in Italia rimbalzo fra un autodromo e l'altro e quindi la moto è dovuta per forza passare in secondo piano. Nei ritagli di tempo però smonto tutto. Eccola in tutto il suo splendore. Come potete vedere la moto è abbastanza malmessa. Qua c'è un groviglio di cavi fatto un po' male, tutto sporco, il radiatore è scandaloso. Cosa molto bella, c'è uno scarico in titanio che probabilmente vale più della moto. Tutto rigorosamente molto sudicio. Cambio elettronico di Peppo Russo. Catena finita. Pedane Lightech. Qua lo sporco la fa veramente da padrone. Questa è l'aspirazione, come potete vedere sono anche state rimosse le valvole, le farfalle secondarie e il tutto è abbastanza disordinato e sporco. Poi qui non ho capito bene cosa hanno fatto, probabilmente mentre trapanavano per fare i buchi hanno esagerato, no? Erano un po'... forse avevano fatto serata la sera prima. Beh dai, un po' di gomma, cosa c'è, no? Abbiamo, anzi ho anche smontato l'impianto frenante anteriore perché dovrò disassemblarlo e toglierò questi tubi vecchi e anche tranciati che verranno sostituiti con dei tubi che vedrete con un sistema diverso di passaggio della tubazione. Questa roba qua è indecente. Questo qui è il filtro originale al quale è stato grattato via o tagliato la paratia, messa una spugna e tenuta ferma con il filo di ferro. Tipo mio cugino qua è una finezza. Poi manubrio con vari buchi per mettere i fermi, non si capisce bene, vabbè. Questo è il leverismo del forcellone posteriore, adesso lo vedete splendere perché è stato lavato, vi assicuro, purtroppo dalla fretta e dal nervoso l'ho pulito, però non si vedeva nemmeno il colore, era tipo così. Eccola, corona, anche questa smontata, come potete vedere è buona per il campo forse, quindi buttiamo via, cambiamo, poi vedrete con che cosa. In questi casi serve quella che io chiamo la romanella, quella della signorina Silvani. Cosa fa una romanella? Una rinfrescatina qua e là. E per fare questa cosa con le moto vanno prese, smontate da capo e rimontate nella maniera corretta. Tolgo il motore e lascio il telaio nudo con il forcellone, con l'idea di pulirlo. Eccolo qua. Si vede lo sporco? E vi giuro che ci ho provato in tutte le maniere, ma una volta colato il quintale di grasso che aveva addosso, era comunque in una condizione pietosa, così ho spedito il telaio a far verniciare a polvere, insieme ai di cerchi che erano uno di colore diverso dall'altro e massacrati. La moto monta sospensioni Mupo che io vendo prontamente e con il ricavato lo giro ad Andreani che mi aiuta fornendomi ad un prezzo di favore il loro materiale. Gli spedisco la forcella per montare la cartuccia e quando torna nella scatola c'è anche un bel TTX 36 e l'ammortizzatore di sterzo che era già Öhlins revisionato. La trasmissione la butto direttamente nel cestino e comincio a lavare tutto. Per quanto riguarda le carene, metto da parte quelle blu che montava la moto in quanto sono scassate, rattoppate e sudice. Le sostituisco con un super kit in vetroresina di Plastic Bike. Per non sovraccaricare troppo il nostro sponsor storico di BR Corse, che è Carrozzeria Coldilana, che ci fa tutte le carene da ormai 6 anni, queste dell'R1 le porto alla Percar. Con Davide decidiamo che è il caso prima di verniciarle e successivamente montarle sulla moto e cercare una colorazione furba seguendo le linee della carenatura. Qua fa così, scende e poi qua che va a 0, qua che scende. Siamo sicuri che non diventi troppo bella? No, cioè, tanto alla seconda curva c'è la sabbia. Vaffanculo. Non sto scherzando. La colorazione andrà a richiamare quella classica di BR Corse, cercando la soluzione migliore che seguirà il profilo della moto. E il resto ve lo racconto la prossima volta. Ciao!